Lasciati soli all'interno del museo e in attesa della notte, il team cerca di distrarsi. Ma volevo vedere il grammofono. Allora, in teoria non può funzionare anche perché non è collegato. Sento sto rumore di notte. Vito. Cosa stai facendo, Vito? Ho preso una rivista. Io l'ho concentrato sul coso del... Ma voi pensate veramente che il Monaco parlerà stanotte? potrebbe essere. Proprio stanotte e tutte le notti? Non lo so, in teoria ha già fatto un'apparizione nei giorni scorsi. Se magari poi non appare per... Sì, però... Sempre che ci sia qualcosa da vedere, ovviamente. Dicevo, sicuramente quando nei periodi di riposo non mi metterò con la sdraio rivolta verso la porta lì, perché continuo a venirmi a guardare. Tu hai detto che hai avuto qualche sensazione strana. È che è la stessa cosa che ho avuto quando all'Hip Castle ho ripreso il dipinto, quello è presente, quello con l'occhio bruciato. Sì. Volevo riprenderlo, sentivo che dovevo riprenderlo, solo che questo è più strano perché lì il dipinto poteva anche attirare, no? Luciano ha detto che quel punto lì poteva essere buono, c'è una coincidenza. Ma io non ho provato nessuna sensazione particolare, ma questo per me è normale perché non credo di essere molto sensibile a certe cose. Io continuo a ripetere che non mi aspetto di vedere nulla e sono molto molto scettico. Quando siamo stati guidati da Marco nella stanzina dove, nel primo sotterraneo, e c'è stato un attimo di leggerezza mentale, diciamo così, camminando, però poi l'ho quasi subito attribuito al fatto che siamo passati da un ambiente con tanta luce a un ambiente buio, quindi penso magari è semplicemente quello, però ha fatto una sensazione un po' strana. Quel punto lì era anche molto chiuso, magari ti dava anche un senso di claustrofobia, a me l'ha dato un pochino. State tranquilli. Io negli altri posti ero abbastanza ansioso prima di arrivarci, ma poi mi sono tranquillizzato. Qua sta accadendo un po' il contrario, sono arrivato molto tranquillo, visitando il posto, vedendo gli ambienti che secondo me comunque sono particolari e sentendo tutte le varie storie, cioè, si sta creando l'atmosfera. Perché il tizio ha raccontato un sacco di cose che sul sito non c'erano, quindi le abbiamo sentite soltanto adesso e non abbiamo avuto tempo di prepararci mentalmente prima. Sì. Io sono molto tranquillo, l'unica cosa che mi preoccupa davvero è se riuscirò a dormire abbastanza stanotte. Un po' di ansia mi è venuta, però se succederà qualcosa, se lo spirito è buono, ci sarà sicuramente l'impatto, ma non... Pensa se fai te il grammofono. Appunto, anche quello. Io non so se riuscirei a continuare. È bello perché Paga continua a guardare dall'altra parte. Io ce l'ho alle spalle. Sono troppo suggestionato, non mi piace in effetti sta cosa. L'adrenalina 1000. Dai, prova ad andare, dimmi che effetto ti fa. Se vado però con quella. Vai, dimmi che Con la effetto. pila. Vai, dimmi che effetto ti fa. Tanto ti ho detto, se dovessi vedere qualcosa la mia serata finisce. Sì, perché muore all'istante. No, spero di no. Sai cosa mi ha dato fastidio? La statuetta dell'angelo di fianco. Sì, beh, è un po' Un inquietante. leggero brivido. L'unico inconveniente che avremo questa sera è la musica del ristorante che abbiamo qui di sotto, che come si può sentire con un po' di gente crea un po' di rumore. D'altra parte siamo nel centro storico di Lecce, siamo al centro della città e quindi è più che normale. D'altro canto pensiamo che la musica che proviene dall'esterno sia ben riconoscibile, quindi se c'è da sentire qualcosa lo sentiremo e sapremo distinguerlo dalla musica di sottofondo e anche dagli schiamazzi. Oltretutto poi, a quanto c'è stato detto, come in passato, se si dovesse manifestare qualcosa si manifesta senza ombra di dubbio.
Allora, sono le 9:30 e abbiamo deciso di iniziare a posizionare questa telecamera wireless. Proveremo a posizionarla nella stanza dove a quanto pare ci sono state le esperienze maggiori, ossia la piccola vecchia cappella. Adesso Davide e Vittorio andranno a posizionarla, la telecamera sarà manovrabile da qui. Avremo anche il contatto audio, lo faremo sempre con le luci accese come nostre consuetudini. Quindi capire, intanto dove è una presa di corrente? Ok, provo a muoverla un attimo. Va bene, io sono a fianco alla statua. Non manca il disturbo radio. È la seconda volta che capita il solito problema. È 00:07 e come al solito iniziamo il primo giro. Ogni ora effettueremo un giro di perlustrazione, quindi sarà alla 1, alle 2, alle 3, se riusciamo a reggere questo ritmo. Ma iniziamo con il primo. Qua ci avviamo al piano di sotto, sentiremo un po' di vociare dalla strada, quindi non ce ne preoccuperemo più di tanto. La temperatura è scesa di 2 gradi, ma si sente che è molto più fresco questa zona confronto all'altra, quindi la temperatura scende ancora, siamo a 22,9. Questo non è uno dei luoghi dove sono stati fatti gli avvistamenti, però andiamo comunque a controllare. Siamo arrivati a 19 gradi e 6, quindi ci sono 7 gradi di differenza. Questo posto mi dà troppo un senso di claustrofobia a me, però. Sì, l'occhio lì, l'occhio. Il naso. È vero, sì. Nulla è semplice. Sensazioni estreme non ce ne sono, la temperatura per il momento è stabile. Direi che la siamo a posto, non abbiamo niente da rilevare. Davide, qualche sensazione? Io ce l'avevo avuto qua la Per il prima momento volta. no. Io ce l'avevo avuto qua la prima volta che sono entrato. E qua che tu dici che avevi ripreso. Adesso ti faccio vedere quando siamo di sotto. Questo angolo? Esatto. Direi che dall'essiccatoio energie particolarmente, almeno quelli registrabili dal rilevatore elettromagnetico, non ne escono adesso. La temperatura è costante. Durante il primo giro dunque non abbiamo trovato nulla di anomalo. Adesso torniamo al campo base, ci riposeremo e tra circa un'oretta faremo un altro giro di ispezione.
È la 1 minuto e mentre la festa fuori continua per il centro di Lecce e Vittorio è andato a dormire, noi continuiamo con il secondo giro di esplorazione. Tranquillo. Vieni qua un attimo. Un po' di brividi. Allora, qui è sempre fisso sul 22, però siamo passati, tieni conto che siamo passati da 25 gradi a 22,3, quindi direi che comunque... Noi si sono rizzati i piedi. Ci sia. Attento. Conta che comunque è più freddo in generale anche l'atmosfera fuori. Ogni giro riveleremo sempre temperature inferiori. Hai notato come solo qui sotto i rumori spariscono? Sì. Beh, siamo parecchio sotto. Temperatura sotto 19,6, Sai, che è... la esatto. stessa di prima, quindi tutto sommato non è cambiata la temperatura interna. Il nostro monaco non si è fatto vedere neanche al secondo giro. Ci prendiamo una piccola pausa e ci riproveremo ancora alle 2. Ma al ritorno al salone qualcosa di inaspettato li attende. Al rientro del campo base abbiamo notato un intenso profumo. Potrebbe anche venire da fuori dove c'è parecchia gente, ma è un profumo molto intenso, un paio difficile che arrivi dalla strada. Sembra sapone rosa. Sì, è un profumo di fiori, non vedo come possa arrivare. È anche intenso, parecchio direi. È molto strano. Da qua, lo sento più di più. Sì. Adesso non lo sento più però. No, forse un po'. 2,02. Mi sembra tutto tranquillo. Temperatura sempre fissa. Ok, questo rumore lo sentivo anche prima, sono i ragazzi che vanno contro il... No, perché lo sentivo anche sopra e subito mi è venuto... Subito pensavo al secchio, però... Ancora una volta lo strano profumo accoglie i ragazzi nel salone. Qua è forte. Non è semplice. C'è sempre, ma non ci abituiamo quando siamo dentro, poi ci abituiamo. Però come può essere? Continua a provenire da qui. Aspetta. Ma... È questo. ma... Abbiamo trovato la fonte del nostro misterioso profumo.
Infatti mi è venuto in mente anche a me un deodorante di ambienti prima, però... Sì, eravamo scontenti. Probabilmente noi, stando in questa stanza a lungo, non ci facciamo caso e la prima volta non ce ne siamo accorti. Dopo aver fatto il giro, tornando nella stanza e avendo chiuso le finestre, ci accorgiamo maggiormente di questo profumo. Sono le 3:30, questo sarà il nostro ultimo giro notturno, dopodiché abbiamo deciso di fare un giro al mattino quando l'atmosfera sarà leggermente diversa. Cominciamo con l'ultimo giro. Ma l'ultimo giro non vuole essere banale ed è Emiliano a sentire per primo qualcosa. Hai detto qualcosa? Viene da fuori. Ho sentito un tac. E sembra quasi la cosa. La camera sotto. Particolare. 22,7. Poi un secco rumore di finestre chiuse con forza, che sembra provenire dal piano di sopra. Sarà il Vito? Probabilmente veniva da un piano vicino, anche se... E alla fine del giro un suono che li raggiera. È stato te? No. E mi sono fregato sopra. Risentiamolo. Qua purtroppo con i rumori giù in strada non si riesce a capire. No, quello era il rumore dell'audio, della telecamera. Ma la nottata non deve passare tranquilla. Anche Emiliano si assopisce, ma poco dopo viene svegliato da un altro rumore. Sei lì? Il rumore era come quello di butti a te che tipo butti a terra un coso così sciaffo, sai il rumore dei fogli per terra e poi che li trascini. Il rumore era ben chiaro e non ci sono più suoni provenienti dalla strada. Sembra tutto a posto, l'unica è provare a vedere se c'è qualcosa a terra alla reception. Sembra essere tutto a posto. Soprattutto il rumore mi sembrava molto chiaro che usciva da una delle stanze perché faceva eco, era un rumore con dell'eco di queste stanze. Beh, lì ci sono stanno gettando dei secchi d'acqua. Poteva essere anche Poteva essere un dell'acqua. secco d'acqua per terra, anche se sono le 6:51 e come avevamo detto facciamo l'ultimo giro mattutino. Vittorio è tornato con noi e adesso iniziamo la perlustrazione. Era questo il rumore. Ecco.
Il barometro non si schioda dallo 0. L'indagine è finita. Anche questa volta i nostri occhi non hanno percepito nulla di anomalo. Non ci resta quindi che tornare alla base per visionare tutto il materiale raccolto durante la notte.